Buongiorno, settimo segno dello zodiaco, segno d'aria, governato da Venere. Stiamo parlando della bilancia. Parliamo dei tribunali, del senso di giustizia. Nella bilancia abbiamo l'esaltazione di Saturno e Saturno è il giusto. Ragion per cui i nati sotto questo segno sono caratterizzati da una forte indecisione, ma è un'indecisione data dal fatto che loro intendono fare sempre quello che è meglio fare. Non c'è mai nulla che viene lasciato al caso nella bilancia e c'è un ricercare l'azione più giusta, la parola più giusta. C'è la giustizia, quello è una delle parole chiave della bilancia. Tribunali, magistrati, Di Pietro è una bilancia, per esempio, e si occupò di Tangentopoli. Quando Saturno entrò in bilancia, io questa cosa la sto cominciando a dire nei miei video, l'importanza dei transiti dei pianeti nei segni. Saturno non è un pianeta cattivo, come si sente dire. Saturno è un pianeta che ti va a dire quando entra in un segno, prende le sembianze di quel segno e ti dice cosa c'è da sistemare, cosa c'è da fare. Quando Saturno è stato in bilancia, quindi stiamo parlando del periodo 2010-2012, noi abbiamo avuto la bilancia che è entrata in Parlamento, nel senso che la magistratura è entrata in Parlamento. Questo per farvi comprendere quanto i pianeti possano influenzare le nostre vite, ma anche le decisioni a livello mondiale o nazionale e quanto nulla sia un caso. In questo caso specifico noi stiamo raccontando la bilancia e la bilancia è giustizia, tribunali, legalità, ufficialità è bilancia. Il matrimonio è sotto il segno della bilancia, accordi, le società sono sotto il segno della bilancia. Come dicevo prima, c'è una ricercatezza, un'attenzione particolare sia a ciò che è bello sia a ciò che è giusto. Allora, governata da Venere, è una Venere diversa dalla Venere del Toro. Noi nel Toro abbiamo la Venere godereccia, anche che ama la buona tavola, che ama il vivere, ma in una maniera quasi carnale. Nella bilancia noi dobbiamo immaginare un'opera d'arte vista a debita distanza, la puoi guardare ma non la puoi toccare. Ecco, c'è quel tipo di espressione di Venere. Quindi abbiamo una Venere un pochino fredda e distaccata, perché le persone nate sotto il segno della bilancia hanno spesso questo atteggiamento, che non è snobismo, è proprio star lì, avere anche una sorta di timore. La bilancia non è un segno particolarmente coraggioso, col fatto che lì abbiamo l'esaltazione di Saturno. La bilancia prima di prendere una decisione ci pensa parecchio. Per questo è importante valutare l'asse. Allora io faccio sempre la distinzione. Noi dobbiamo valutare l'asse. In questo caso noi abbiamo l'asse Ariete Bilancia, quindi cosa dovrebbe fare una bilancia per evolvere? Andare dal suo dirimpettaio, quindi dall'Ariete, e vedere di prendere quello che a lei manca. Quindi cosa manca alla bilancia? Sicuramente manca un po' di coraggio e allora può andare dall'Ariete e prendersi un pochino di coraggio. Può mancare un po' di spontaneità, c'è sempre questo Saturno esaltato, per cui è un discorso di vivere in maniera un pochino rigida alla ricerca della perfezione assoluta. Gandhi, nato sotto il segno della bilancia, questo per farvi comprendere quanto la bilancia sia lontana da ogni forma eccessiva sia di manifestazione, che ne so, una manifestazione violenta, un'aggressività, non fa parte della bilancia. Gandhi, nato sotto il segno della bilancia, manifestava in maniera pacifica, ottenendo tutto quello che ha ottenuto, ma in maniera assolutamente pacifica.
Un'altra caratteristica del segno è sempre dato da questa esaltazione di Saturno, la paura del giudizio, la paura di non piacere, la paura di non essere all'altezza. Anche questo dovrebbero andare a prendere dall'Ariete che, a differenza loro, invece certe volte se ne frega altamente dell'opinione del prossimo, fa quello che gli va di fare, punto. Ora io sto descrivendo la bilancia in linea generale, però come dico sempre, ci sono i segni, i livelli di evoluzione di un'anima, quindi la bilancia giusta, equilibrata, proprio la persona per bene, ecco, attenta anche alla bellezza. Io sto parlando della bilancia evoluta. La bilancia non evoluta è di un opportunismo e di una vigliaccheria da fare impressione, perché lì tutto quello che arriva da Saturno e da Venere viene totalmente trasformato e stravolto nel peggiore dei modi. Quindi abbiamo l'opportunista, la persona che anche si sa anche vendere bene, perché comunque i nati sotto il segno sono spesso affascinanti, sono belli, si sanno vestire, si sanno comportare, si sanno muovere, camminare, però in quel caso usano tutta questa bellezza per danneggiare il prossimo e creare vantaggi a se stessi. Allora io do sempre delle descrizioni in linea di massima, diciamo così, su ogni segno. Poi bisogna vedere i livelli di evoluzione e bisogna vedere tutto il tema natale, perché io posso parlare di un sole in bilancia, il sole è il segno zodiacale, quindi la posizione del sole al momento della nascita. Ma poi c'è un mondo dietro, perché poi abbiamo altri 10 pianeti, nodi lunari, Chirone, la Lilith, le 12 case, l'ascendente. Capite bene che è un discorso di una complessità impressionante, per cui questi video sono delle letture semplici, carine, è un modo di interpretare il cielo, ma prendetele col beneficio di inventario perché è solo la posizione del Sole. Io in questo caso racconto i segni zodiacali sono i soli al momento della nascita, per cui poi c'è tutto il resto dietro da studiare ed è questo il motivo per cui a volte le persone non si ritrovano nelle descrizioni generali di un segno. Allora io mi fermo qui, mi trovate su YouTube, Federica Giannini Astrologa la pagina, federicagiannini.com il sito e Federica Giannini il profilo. Grazie.